Bentornati a tutti su BMaker Electronics. Oggi andiamo a realizzare un carico elettronico comandato dal microcontrollore Arduino. Cos'è un carico elettronico? È un dispositivo che simula un carico elettrico controllabile. In pratica è come un consumatore di energia intelligente. Può assorbire una certa quantità di corrente o potenza da un alimentatore, se può essere sia una batteria che un pannello solare. Tutto questo in modo preciso e regolabile. Ma a cosa serve questo dispositivo? Serve per testare alimentatori, caricabatterie, batterie ricaricabili, pannelli solari e convertitori DC-DC. Prima di farvi vedere il circuito e tutto il progetto che ho realizzato, un ultimo esempio, sempre se volete collegare, volete provare il vostro alimentatore, sempre avete un alimentatore 12 volt 3 A, collegate questo carico, impostate 2 A e diamo alimentazione. Se l'alimentatore assorbe 2 A e mantiene stabile i 12 volt, diciamo che il nostro alimentatore è buono. Adesso vi faccio vedere tutto il circuito che ho realizzato e poi andiamo alla spiegazione proprio del circuito. Okay, andiamo sul banco. Questo è il carico. Allora, come è fatto questo circuito? Troviamo un Arduino Nano, un convertitore DAC, un MOSFET di potenza collegato a un radiatore e una ventola riciclato da un computer, due pulsanti per alzare e diminuire la corrente, due resistenze da 1 ohm 5 watt, un display che mostra le informazioni e due diodi LED per il controllo della temperatura, quando arriva a massima temperatura il MOSFET e le resistenze si accendono i diodi, l'illuminazione dei LED. Controllato da ho messo delle sonde NTC, uno sul MOSFET e uno sulla resistenza per controllare la temperatura. Ok, proviamo a dare. Allora, prima cosa colleghiamo Arduino, si accende il programma, tutto il sistema. Abbiamo il set impostato a 0 A e effettivamente troviamo 0 A e in più troviamo temperatura del MOSFET a 26 gradi e la resistenza a 26 gradi. Agendo sui pulsanti possiamo aumentare e impostare l'amperaggio che ci serve. Possiamo arrivare sempre a 500 mA e forniremo 500 mA su l'alimentatore che ho collegato. Adesso vi faccio vedere tutto. Vado a fornire alimentazione con questo alimentatore di Nuova Elettronica. Ho impostato già 12 volt, diamo tensione, proviamo 12 volt. La ventola che regola la temperatura del MOSFET viene regolata tramite un segnale PWM fornito da Arduino tramite un filo già predisposto, perché questo faceva parte di un alimentatore, di un processore di un computer, quindi aveva già il controllo PWM. Quindi all'aumentare della temperatura aumenta anche la velocità. Ok, adesso andiamo a accendere un carico. Accendo un altro alimentatore collegato all'uscita e gli fornisco 12 volt e troviamo assorbimento 0 A. Incominciamo a portare il nostro set portiamolo a 500 mA.
Ok, impostato a 500, qua su current dovrebbe indicare la resistenza, la corrente assorbita, ma a basso amperaggio non funziona. Appena alziamo un po' incomincia a segnare. Purtroppo non sono riuscito a risolvere questo problema. Come vedete già il MOSFET comincia a scaldare e vediamo che la temperatura ha già raggiunto 36 gradi, 37. Non mi ricordo, ma sa che se raggiunge i 40 gradi la ventola comincia a girare più veloce. Ok, vediamo sull'alimentatore. L'alimentatore difatti troviamo 45, quindi già 500, quasi 500 mA con un wattaggio di 5 watt, quindi corrisponde. Continuiamo ad aumentare, portiamolo a 1 ampere. Vedete, anche la resistenza incomincia a scaldare. Ok, l'ho portato a 1 ampere. Durante le prove la resistenza era arrivata a 70 gradi. Qua, come vedete, ci sono dei cavetti piccolini che incominciavano a scaldarsi. Quindi se montiamo dopo, non so se riesco a farvelo vedere, andiamo a montare in un case, userò dei cavi più grandi. Come vedete, come potete sentire, la ventola stava cominciando a girare più veloce perché la temperatura del MOSFET ha superato i 40-45 gradi. Ok, qua il settimo 1 ampere, andiamo a vedere sull'alimentatore se effettivamente è 1 ampere. Infatti troviamo a 12 volt una tensione stabile, quasi 1 ampere. Aumentiamo un altro po', provo a salire un altro po', dovrebbe cominciare a segnare anche, difatti sotto comincia a segnare, come potete vedere, e già il MOSFET sta salendo di temperatura e anche la resistenza. Ho qui 2 MTC che controlla la temperatura. Ho impostato un tetto massimo di 2 ampere e mezzo. Possiamo spingerci anche oltre, ma io ho preferito rimanere su 2 e mezzo. Come vedete, la temperatura del MOSFET è arrivata a 55 gradi e comincia la ventola a raffreddare e la resistenza sta a 47 gradi. Ok, arriviamo a 1 e mezzo, ok, 1 ampere e mezzo. Qua dovremmo leggere 1 ampere e mezzo, ma purtroppo non è preciso, e andiamo a vedere sull'alimentatore. Infatti sull'alimentatore troviamo quasi 1 ampere e mezzo con 12 volt stabili, quindi questo alimentatore è buono, abbiamo 16 watt e quindi funziona perfettamente. Adesso non mi spingo oltre perché con questi cavi la temperatura aumenta vertiginosamente. Potremmo metterci anche una letta di raffreddamento sulle 2 resistenze per raffreddarle. No, ma comunque fino a 90 gradi possiamo stare tranquillo, e con questi cavetti piccoli che non sto tranquillo. Possiamo portarlo a 2 ampere giusto per provare. Portato a 2 ampere, come vediamo, più saliamo e più la precisione della lettura è corretta. Qua dice 1,40, adesso non ve lo faccio vedere, ma sull'alimentatore troviamo in quasi 1,80. Come vedete la resistenza sta sui 60 gradi e il MOSFET a 72 gradi. Ok, si era acceso
si era acceso il LED della massima temperatura del MOSFET, il rosso. Infatti adesso si è raffreddato. Quando raggiunge la massima temperatura si blocca, quindi bisogna riaccendere, spegnere e riaccendere il circuito. Sta a 0, possiamo regolare di nuovo. Aveva raggiunto la temperatura massima. Col dito non è tanto caldo, ma la temperatura era arrivata al limite che era, sai, che avevo impostato 75 e 85. Visto che si era acceso il LED rosso per la massima temperatura del MOSFET, ho dato una rivista a codice e ho aumentato la velocità della ventola per raffreddare di più il MOSFET. Quindi andiamo a vedere ora. Accendo l'alimentazione, trovo 12 volt, carico, alimentazione del carico. Ho già impostato 1,5 ampere e come vedete adesso legge anche il valore esatto della corrente. 43 gradi, già la ventola incomincia a girare più velocemente per raffreddare il MOSFET. Non arriva subito a 70 gradi, se no altrimenti si spegne. Quindi vedete che fino a 2 ampere, 2 ampere e mezzo con i cavi giusti montato su un circuito, su un PCB, dovrebbe funzionare perfettamente. Facciamolo stare un altro po' a 1,5 ampere. La tensione si è stabilizzata a 50 gradi. Provo a aumentare, porto a 2 ampere, vediamo se regge la temperatura. Sì, tutte e due 50 gradi, anche le resistenze. Poi il MOSFET regge, come vedete la ventola riesce a raffreddare il MOSFET 50-60 gradi. Quindi fino a 2,5 pure 3 diciamo che può andare. Diminuisco, la controlliamo. Sì, la temperatura è arrivata quasi a 60 gradi, ma regge perfettamente. Ok, diminuisco, portato a 400, 0,400. Temperatura è sceso, anche la ventola sta diminuendo. Ok, funziona perfettamente. Adesso andiamo sul computer, andiamo a vedere come funziona lo schema. Questo è tutto lo schema, poi ve lo lascio in fondo in descrizione. Allora, partiamo dall'alimentazione. Viene alimentato a 12 volt. Questa alimentazione a 12 volt ci permette di pilotare la ventola del dissipatore, il carico, resistenze e MOSFET, quindi possiamo vedere qua nel nostro LM358 viene alimentato con 12 volt e anche le resistenze e l'alimentazione che va al MOSFET e in più mandiamo i 12 volt direttamente all'ingresso WIN, come possiamo vedere, WIN, ingresso di Arduino, che poi che preleviamo
alla sua uscita possiamo prelevare 3,3 e 5 volt, a noi ci serve 5 volt. Naturalmente Arduino Nano è il nostro cervello del sistema, ci permette di leggere, impostare, cioè di leggere i pulsanti per impostare la corrente, quindi ho messo il pulsante SV1 e SV2A sui pin digitali 2 e 3. Ci permette di controllare e regolare il carico elettronico tramite un segnale PWM, e legge la corrente sul nostro convertitore ADC ADS 1115. Misura anche le temperature collegate con questi due NTC da 100k insieme in serie a una resistenza da 100k che vanno sugli ingressi analogici A0 e A1, e ci permette di controllare il PWM sul pin 9 che va al pin PWM blu sulla ventola per regolare la velocità, e ci permette anche tramite SCL e SDA, dove il pin 23 e 24 è collegato al nostro ADS 1115 e al nostro display con PC F8574, e grazie a solo questi due fili possiamo controllare tutto il display senza altri cavi aggiunti. L'alimentazione è 5 volt sia del convertitore che del display, lo riprendiamo su Arduino, e il GND va in comune su tutti i punti, sia i 12 volt che i 5 volt di Arduino. Possiamo vedere che è tutto in comune. Spostiamoci sul MOSFET. Io qui ho messo un RL3713 che lavora come una resistenza variabile che viene controllata da Arduino tramite il pin 3 del nostro LM358, che va a finire al pin 5 del nostro Arduino. Quindi la corrente passa dal carico grazie a queste due resistenze. Ho messo due da 1 ohm da 5 watt l'uno in parallelo, quindi abbiamo 0,5 ohm, scusate, che va al negativo. Qua mettiamo VRES e load in V-, dove andiamo a portarlo sul nostro convertitore ADC, che ci serve per leggere il riferimento di corrente e di settaggio. Quindi Arduino genera un segnale PWM sul pin 5 e lo invia al filtro. Come vediamo abbiamo fatto un filtro RC con R7 e C1 che poi invia al nostro LM358. Questo valore diventa la corrente di riferimento. Il secondo operazionale U3B confronta le due tensioni dello shunt, la tensione sullo shunt, sulle resistenze, per pilotare il gate del MOSFET. Come possiamo vedere è collegato sulla parte alta della resistenza. Quindi il sistema, questo operazionale, lavora in retroazione tenendo conto della corrente costante. Passiamo al nostro convertitore ADC ADS 1115 che legge, è un convertitore a 16 bit, quindi di alta precisione, legge la tensione differenziale tra pin 0 e 1, quindi in VRES possiamo vedere, e qua in parola ai capi delle resistenze, quindi Arduino riceve questo valore e calcola la corrente facendo
la tensione sullo shunt diviso la resistenza, che è di due resistenze in parallelo, quindi 0,5, meno l'offset. Qua troviamo il nostro display I2C 16x2, dove mostriamo la corrente impostata, la corrente reale, le temperature e eventuali allarmi che possiamo inserire. Il display è connesso tramite il bus I2C e usa la libreria Liquid Crystal I2C, quindi solo 4 fili, positivo, negativo, SCL, SDA, come ho detto. Per il controllo termico ho usato questi due NTC da 100K, uno per il MOSFET e uno sulle resistenze da 5 watt. Ogni NTC è collegato a un partitore resistivo con una resistenza da 100K, R9 e R10. Quindi Arduino legge le tensioni analogiche sui pin A0 e A1. Possiamo vedere che l'ho ripreso alla metà del partitore, e se la temperatura supera impostato sul microcontrollore 75 per i MOSFET e 80 per la resistenza, la corrente viene immediatamente azzerata, quindi il circuito Arduino porta a zero la corrente generata. Ho messo anche due LED, uno rosso e uno blu, sui pin 6 e 7 di Arduino, insieme a una resistenza da 1K per proteggere i LED se non si bruciano, e servono per indicare la massimo assorbimento. Se supera i 75 gradi quindi si accende D1 rosso, e se supera gli 80 gradi si accende il blu della resistenza. La ventola che ho a disposizione ha 4 fili, io ne userò 3, uno rosso, uno nero, quindi 12 volt negativo, e il pin blu per generare un segnale PWM su pin 9, dal pin 9 di Arduino, quindi qua è collegato direttamente al pin 9. Quindi Arduino controlla la velocità della ventola in base alla temperatura del MOSFET. Come ho fatto prima, ho aumentato i numeri di giri della ventola per raffreddare più il MOSFET. E niente, così possiamo controllare la ventola. Sui pin 2 e 3, come ho detto prima, troviamo i due pulsanti per regolare la corrente. Usa una resistenza di pull up interna, quindi ogni pressione aumenta e diminuisce di 0,05 ampere. Sul funzionamento dello schema pare che ho detto tutto. Se mi si è dimenticato di qualcosa basta che scrivete sotto nei commenti. Il collegamento è abbastanza semplice, non è complicato. Adesso vi faccio la lista del materiale necessario. Quindi abbiamo bisogno di un Arduino Nano, un convertitore ADC, poi sempre ve lo lascio sotto in descrizione, poi il display I2C, un LM358, resistenze LED, jumper se volete provare su una breadboard, volete sperimentare, un MOSFET. Il MOSFET per raffreddarlo ho smontato su un vecchio computer un radiatore con una ventola per raffreddarlo, perché scalda parecchio, e due resistenze da 5 watt. Io ho usato da 1 ohm, quindi troviamo 0,5 messi in parallelo, quindi troviamo 0,5 ohm, e altro non mi viene in mente. Altri componenti ve lo lascio in descrizione. E niente, questo è tutto. Spero che il video vi sia piaciuto. Se volete sperimentare fatelo pure, state attenti perché si genera una temperatura elevata. Io ho messo un limite a 2,5 A, potete arrivare anche a 5 A, ma meglio non rischiare.
Ok, vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un like e ci vediamo alla prossima.